Eccoci tornati in Val Grande. Quest'anno una bella camminata. Oggi facciamo Cicogna, Bocchetta di Campo, passando per le famigerate strette del Casè. Circa 6 ore di cammino, tutte più o meno in salita. Faremo circa 1300 metri di dislivello. Dopodiché dormiremo alla Bocchetta di Campo e domani, secondo giorno, Bocchetta di Campo, Pian di Boit, passando per la cima Marsicce e un tratto del sentiero Bove. Domenica invece torniamo indietro, ci facciamo Pian di Boit, Cicogna, quindi ci godiamo un po' la giornata lungo il fiume, facciamo il bagno e ci divertiamo un po'. E niente, inizia il sentiero, buona camminata! Tratto Cicogna-Pogallo è sempre bellissimo, è tutto all'ombra così su questa mulattiera, sentiero Sutermeister, era stato costruito quando ancora Pogallo era uno dei centri principali di smistamento del legname della Val Grande. Siamo quasi arrivati a Pogallo e inizia a uscire il sole. Abbiamo iniziato la salita, il sentiero è segnalato dai bollini rossi e adesso rampica e sarà così fino all'Alpe Cavrua, fortunatamente almeno all'ombra. Siamo dopo un'ora e mezza di bosco, stiamo uscendo finalmente dalla radura. Arriva il sole. Contenta? Eccoci. Dobbiamo risalire su per questa cresta qua. Tutta la cresta, qua in primo piano invece Busarasca e tutta la cresta della cima della Laurasca che adesso è tra le nuvole. Proseguiamo lungo questo prato misto rocce e arriveremo all'imbocco dei prati di Ghina. Si sale. Stiamo letteralmente arrampicando su questi roccioni. Qua quando piove non è simpatico. Guardate che canalone. E dopo questa arrampicata siamo finalmente tornati all'ingresso del bosco. Cosa
Cosa mangi, prevedi, buono? Ceci, faro, quinoa, olive, capperi. Eccoci, siamo arrivati ai prati di Ghina. Bisogna risalirli tutti fino alla bocchetta. Non so esattamente dov'è, ma è lì sopra da qualche parte. Sono veramente tosti. Scusa una roba, ma queste qua facevano i partigiani. Questa qua se la sono fatti di corsa i partigiani. Stiamo per uscire alla bocchetta del Pianesce. Spettacolo! Oh mio Dio! Allora adesso vi racconto come mai si chiamano strette del Casè. Finalmente ho aspettato di esserci dentro per potervi raccontare la storia, che forse molti di voi già sanno. Si chiamano così perché ai tempi degli alpeggi questi pascoli erano contesi dalle comunità di Cossogno e di Malesco per portare il bestiame pascolare, e si narra di una disputa tra le due comunità e gli abitanti di Cossogno, se non erro, uccisero un casaro, gli tagliarono la testa e la impalarono all'ingresso di queste strette, a significare appunto che per l'altra comunità non poteva passare. È una storia un po' agghiacciante, ma tant'è. All'ingresso delle strette del Casè, dalla bocchetta di campo, quindi la parte dove noi arriveremo oggi, è posta una targhetta che sigla la pace tra le due comunità, mi sembra nel 1980, intorno a quegli anni lì. Dopo comunque la filmiamo, almeno vi faccio vedere meglio com'è. Questa è la storia delle strette del Casè, appunto le strette del Casaro. Dove finisce coso? Ci siamo!
Allora, siamo arrivati a Boccetta di Campo finalmente. Abbiamo messo, contando le pause, le varie soste che sono state molte, 9 ore, 8 ore e mezza. Niente, ci stiamo accampando, siamo già andati giù a Rigagnolo a fare il bagno. Faccio vedere dov'è. Invece d'estate è un po' stracchiare. Capita che su c'è una foto su tipo le sue. E qua è sempre bello, eh? È uno dei miei posti preferiti qua in Val Grande. Davanti a noi Pedum, cima Pedum. Qua c'è l'imbocco delle strette del Casè, da dove siamo arrivati. E qua sotto c'è il rigagnolo d'acqua che scorre, dove abbiamo potuto perlomeno sciacquarci un attimo e prendere le scorte d'acqua per domani e per stasera. Adesso ci accampiamo e poi aspettiamo il tramonto. Boccetta di Campo, abbiamo cenato, ci siamo lavati, rinfrescati, abbiamo visto il tramonto, il sole è appena sceso dietro queste montagne qua. Sono circa le 9 di sera adesso. Ci siamo noi, un'altra famiglia di 5 persone e 2 ragazzi tedeschi. Domani invece ci facciamo tutta la crestina lì sopra, che è già scura. Domani l'alba sarà da questo lato. È stata proprio una camminata bellissima. Finalmente siamo riusciti a vedere le strette del Casè. Le puntavamo da tanto tempo e è stato emozionante, faticoso ma emozionante. Penso di poter dire che sia stato il giro più duro che abbia mai fatto. Ci vediamo domani. Buonanotte. Ripartiamo direzione Boccetta di Scaredi. Un'ora. In La Piana, là sotto. Questo agosto ci torniamo. Questa parte di valle mi piace di più della Valpogallo, non so perché. C'è qualcosa che mi fa sentire meglio.
Allora, siamo partiti da circa un'ora, siamo praticamente arrivati alla bocchetta di Scaredi. Adesso aggiriamo la Laurasca e il cimone di Corte Chiuso e poi saliremo in vetta alla cima Marsice. Da lì ci aspettano circa 1000 metri di dislivello negativo per arrivare a Pian di Voit. Sarà una bella avventura anche oggi, va? Ma il panorama è incredibile da qua sopra, si vede anche tutto il lago Maggiore. Adesso si continua e prendiamo il bivio che aggira la cima della Laurasca. Ti racconterò quando andiamo a settembre. Bello sto posto, eh? Cima della Laurasca, qui sopra. Andando via come dei razzi, comunque, eh? Ma finché in piano, Infatti. finché in piano sono chiedi a È bello prendere. viaggiare così. Infatti, non si fa neanche fatica, anzi. Mal di gambe dopo ieri? No? Bene, 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 bene. Allora siamo alla bocchetta di Corte Chiuso, di fronte a me è la cima Laurasca con la croce e adesso noi dobbiamo proseguire di qua, aggirare il cimone di Corte Chiuso e arrivare in cima alla cima Marsice, mentre la bocchetta di Terzo dove scenderemo è qua. Inizia la salita. Dopo aver aggirato il cimone di Corte Chiuso siamo tornati in Val Grande. Stiamo guadagnando la cresta qua della cima Marsice. Eccoci, cima Marsice. Che spettacolo! Bentornati in Val Grande. Di nuovo. Speriamo. Concentrati. Bocchetta di Terzo, la vediamo solo da lontano perché si
sentiero riprende quello che abbiamo appena fatto, quindi così vediamo e la salutiamo da qua e andiamo giù. Però c'è un percorso da fare che è una bella monachera. Quelli che senza acqua. Entriamo nella faggetta che ci porterà a Pian di Boit. Si sente già l'aria più fresca. Le vipere, magari qua. Metti sasso. Alpe di Terza. Eccola qua. 1428. Dopo 6 ore e mezza di cammino anche oggi, Pian di Boit. Figata. Proprio bello Pian di Boit. Ricorda un po' in La Piana però della Valpogallo. Dentro questa coperta di plastica. Guarda, guarda, guarda. Ma guarda, no. Continuiamo a scivolare. Questo qua è il bivacco del Parco Nazionale. Dividiamo tra tutti. Ottimo. Bene. Che carino. Ma dopo c'è un casino. Vieni che è una piana. Allora, ci troviamo in Val Grande, siamo al cospetto di un esemplare molto raro. È un esemplare di Previtali che si fa al bagno. Guardate con che, con che maestria si insapona e poi si tufferà in questa pozza. Perché sapete che il Previtali sa nuotare nonostante la stazza. Risale i torrenti del Giugno. Sta uscendo anche il sole. Ci siamo appena svegliati. Questa notte ho dormito in tenda perché ieri in bivacco è stato un massacro per la schiena. Oggi è andata un po' meglio. Adesso mi lavo e facciamo colazione. Il sole sta arrivando su Pian di Boit. Buongiorno. Good morning, qua c'è bisogno di stretching. Le gambe. Buongiorno.
Allora ragazzi, tiriamo un po' le conclusioni di questa traversata. Sono stati 3 giorni molto intensi. Il primo giorno da Cicogna a Boccetta di Campo è stato il più impegnativo. Abbiamo fatto 1500 metri di dislivello positivo e la prima parte, vabbè, Cicogna Pogallo in molti già la conoscono, sentiero natura molto bello, su una bellissima mulattiera che costeggia il fiume. Arrivati a Pogallo abbiamo fatto una piccola pausa e poi abbiamo iniziato a salire nel bosco fino all'Alpe Cavrua, una salita di circa 1 ora e mezza nella faggeta, all'ombra però molto ripida e impegnativa. All'Alpe Cavrua è iniziato il tratto che ci ha portato ai Prati di Ghina, che è un tratto che nelle varie recensioni che avevo letto non è descritto molto bene, non è molto considerato, ma in verità si è rivelato essere un tratto piuttosto impegnativo perché bisogna attraversare dei canaloni rocciosi di ruscelli in secca, molto scivolosi, su pietraia, terreno franabile, quindi bisogna fare attenzione. I Prati di Ghina è il tratto più impegnativo, però non è lunghissimo, ci abbiamo messo 1 ora a farli, ma da dove parti vedi già quasi dove arrivi. Dopo i Prati di Ghina le strette del Casè, che sognavo di percorrere già da diversi anni e finalmente ce l'abbiamo fatta. Non sono riuscito l'anno scorso per il documentario a fare le strette del Casè, ho solo fatto sorvolare con il drone per un pezzo partendo da Boccetta di Campo, ma vi assicuro che camminarci dentro è un'emozione unica, è come me le immaginavo, cioè territorio completamente selvaggio sulla parte della riserva integrale della Val Grande, che si vede abbastanza raramente, solo in alcuni punti della Val Grande lo puoi vedere, quella parte lì è emozionante. Arrivati alla Boccetta di Campo ci ha accolto un bellissimo tramonto e anche una temperatura piuttosto freddina. Al risveglio ci siamo alzati intorno alle 7:30, ci siamo preparati con calma e siamo partiti in direzione della Cima Marsice. Abbiamo dapprima costeggiato la cresta che porta a Boccetta di Scaredi con delle visuali sulla Boccetta di Campo bellissime, e da lì puoi vedere sia la parte della Val Grande sia la parte della Val Pogallo. Il tratto più impegnativo del secondo giorno, quindi di ieri, è stato dalla Boccetta di Corte Chiuso fino alla cima della Cima Marsice, perché ci sono dei tratti aerei in cresta col precipizio a destra e a sinistra e bisogna fare molta attenzione soprattutto psicologicamente. Dalla Cima Marsice si inizia a scendere ed è il tratto di cui non avevo trovato recensioni dettagliate, solo un paio di recensioni ma descritte abbastanza sommariamente, ed è un tratto complicato e lungo. Complicato, non siamo in cresta, siamo a mezza costa, ma a sinistra abbiamo sempre la parete rocciosa e a destra il dirupo. Se metti male il piede lì è un attimo farsi male, e quindi ci è voluta la massima attenzione da parte di tutti. Infatti anche a detta dei ragazzi il secondo giorno è stato quello più faticoso a livello mentale e meno rilassante, perché comunque ogni passo che facevi dovevi curarlo e pensarlo bene. Niente, poi si arriva alla Boccetta di Terza e inizia una lunghissima discesa verso Pian di Boit. Si scende tutto nel prato, si entra nella faggeta per un pezzo e poi si arriva all'Alpe di Terza. Poi di nuovo faggeta e giù in picchiata fino al primo ruscello, al primo torrente che costeggia Pian di Boit. Niente, oggi ci aspetta il terzo giorno, che ho già fatto circa 5-6 anni fa da Cicogna a Pian di Boit, e mi ricordo di una faggeta bellissima e di una cascata poi prima di arrivare a Pogallo che vi mostrerò sicuramente dopo. Le conclusioni le tiro adesso perché so già che oggi sarà una giornata bellissima, perché il sole è alto, il percorso è semplice, sono solo 3 ore e immersi in una meravigliosa natura incontaminata, quindi la conclusione è che è stata un'esperienza davvero davvero unica. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate anche un commento descrivendomi qual è il tratto di sentiero che vi è piaciuto di più di quelli che vi ho mostrato, e anche se adesso siete un po' più curiosi di venire in Val Grande a scoprire questa bellissima terra. Ci vediamo alla prossima avventura, un saluto, ciao ciao!